Questo è un video un po' aggiornamento, voglio raccontarvi un po' come va perché se state guardando questo video molto probabilmente in questo momento sono in viaggio verso l'India, verso un ritiro spirituale. Adesso vi spiego tutto, è un periodo un bel po' pieno e come vi ho detto, ma Marco non dovevi andare in Giappone? Sì, devo andare in Giappone e adesso vi spiego cosa è successo, è un periodo pieno, pieno, però sono contento perché è da un po' che chiedevo nella mia vita, cavoli, voglio lasciarmi un po' più andare, voglio un po' più di avventura, va bene la routine, ma sono sempre a casa e noto i miei miglioramenti quando esco di casa, li metto un po' il mio potenziale fuori all'uso, no? Anche per aiutare le persone, aiutare me stesso, fare qualcosa, creare qualcosa. E quindi diciamo che mentre quando ero piccolo cercavo questa vita da personaggio dei cartoni che vedevo nei Pokémon di amicizie e avventure ed è qualcosa che volevo ultimamente, mi è stato dato e non posso lamentarmi. È un po' come quando chiedi, non so, chiedi il coraggio e non è che ti viene dato il coraggio, ti vengono date delle opportunità, delle occasioni per dimostrare di averlo, no? È qualcosa di incredibile. Però è bello anche come funziona la vita così. Quindi ultimamente tra amici, preparazione, viaggi, eccetera, la routine, la dieta, sto continuando con la mia dieta, col personal trainer, con il percorso, con il giapponese, con i video. Ho anche ordinato una nuova lente per la videocamera perché voglio iniziare a fare dei video migliori, più creativi, più dinamici, più vlog, più lifestyle, anche quando andrò in giro per raccontarvi più cose sui miei canali, perché non ho solo questo canale, vi ricordo ho altri 3 canali in inglese e questo è l'unico praticamente rimasto quasi del tutto in italiano, in cui faccio dei video anche che mi piacciono di più, quindi mi sto lasciando veramente più andare in questo periodo alla creatività, noto che meno mi voglio controllare le cose e più le cose arrivano, perché questi obiettivi, queste cose partono da un senso di già pienezza invece che da un senso di aver bisogno, quindi mi sto lasciando andare al flow, alla creatività. Ho ordinato una lente più ampia, che quindi mi fa, e più leggera, che quindi posso utilizzare la mia Sony A7 IV in giro e vloggare un po' di più, quindi sono contento, vedremo come va. Sto facendo le live, continuo con canto, col mio percorso, con gli allenamenti, la meditazione, lo yoga, i libri, sto leggendo 2 libri contemporaneamente, uno complesso alla mattina e se non riesco a leggerlo la mattina mi tengo questo audiolibro durante il giorno, quindi ho un po' un modo per tenermi aggiornato e leggere almeno tutti i giorni. Ho notato che questo è il metodo migliore, quindi ci sono quei libri, come vi ho detto, voglio acculturarmi quest'anno, quindi ho notato che anche se non sono insegnamenti diretti, quei film, musica, libri che tutti conoscono, che sono famosissimi e che sono iper premiati, hanno un senso per essere lì e ti danno veramente tanto a livello di esperienza interiore, a livello di tante cose, e quindi ho deciso di iniziare a farlo. Sto iniziando ad esempio da questo libro che si chiama Cent'anni di solitudine ed è bellissimo, una retorica pazzesca, e quando non riesco la mattina a leggere per vari motivi il mio libro un po' pesante, tipo di filosofia come le meditazioni di Marco Aurelio, durante il giorno non ho scuse, mi ascolto quello mentre faccio altro e quindi è un modo per tenermi aggiornato, quindi sto continuando con questo, insomma la mia routine va avanti, però sto tra la preparazione dei video, perché mentre sarò via devo avere almeno coperti quel periodo, tra il passaporto che devo rinnovare, l'appartamento, i viaggi, il volo, è un periodo un po' pieno. Adesso c'è anche l'Exans, che è già passato quando avete guardato questo video, quindi è stato veramente un periodo pieno prima dell'uscita di questo video, ma ci tenevo a dirvi che innanzitutto grazie per il supporto, sto finalmente trovando la mia direzione nel live, finalmente i social sono un po' più aperti e invece di dover parlare di una cosa singola posso documentare un po' il mio percorso in generale, vedo che pian piano lo state apprezzando, quindi sono contento. Le live del martedì siamo sempre più persone, sono contento, il martedì sera cerco di tenere le live, purtroppo ve lo dico già, mentre sarò in India per queste 3 settimane non potrò fare le live perché ovviamente sarò dedito alla mia crescita interiore e a fare queste meditazioni che adesso vi spiegherò, ma mentre sarò in Giappone cercherò comunque di farla. Quindi in questo periodo sarà un po' così, però le riprendo il prima possibile. E perché in India? Praticamente quando io ho iniziato il mio percorso interiore, dopo aver avuto quel click di cui parlo sempre a 19 anni, dopo aver mollato il nuoto di una vita, io facevo nuoto tutta la vita, ero un atleta, non ero mai uscito la sera e altro, a un certo punto ho finito a scuola, ho finito nuoto e a scuola ero l'unico maschio, quindi anche lì niente amici,
e nella mia città ero l'unico, è una città turistica la mia, siamo in pochissimi e quindi non ho quella compagnia di amici, mi sono ritrovato di colpo senza la ragazza che ci siamo lasciati, senza la moto che l'ho venduta, la scuola, il nuoto, tutto. Mi sono ritrovato di colpo senza niente, ho fatto un effetto un po' boomerang in cui per qualche mese ho veramente fatto esperienze e sofferto tutto quello che non avevo fatto prima. E quindi questa cosa mi ha fatto entrare a voler cercare, a un certo punto un giorno ho avuto il click, a cercare risposte. Libri di crescita personale, routine, motivazione, tutto, ma dopo anni questa ricerca esteriore mi ha fatto capire che non c'è nessuna risposta. Ho iniziato a cercare risposte dentro e da lì è iniziato il percorso interiore. Ho iniziato con i primi libri, Il potere di adesso, Eckhart Tolle, L'alchimista e poi lo yoga, la meditazione, Isha Yoga, il Kriya Yoga, ho scoperto Sadhguru, ho scoperto Wim Hof, tutte queste persone che mi hanno aiutato tantissimo e soprattutto Isha, quindi la fondazione di Isha, con Sadhguru, mi hanno aiutato tantissimo perché il loro corso Inner Engineering, Ingegneria Interiore, insieme a Isha Kriya, una meditazione gratuita che c'è su internet, su YouTube, mi hanno cambiato la vita. Cioè è la prima volta che veramente ho iniziato ad avere consapevolezza di me stesso. E lì tutto quello che io mi ero preparato, obiettivi nella mia vita, Marco è proprio andato distrutto. Pian piano mi sono ritrovato a morire. Pian piano è come se Marco non ci fosse stato più. E ho iniziato a scavare, a lavorare sui miei traumi, sulla mia mente, sulle mie identità, sui miei limiti, sul passato, su tutte queste cose, fino a che finalmente sono arrivato adesso a stare bene. E quindi, come vi dicevo, a uscire un po' da questo circolo vizioso, a lasciarmi un po' più andare, avere il coraggio di lasciarmi più andare e seguire il flow, come dice Marco Aurelio, nella natura, no? Con natura, o nello yoga, nell'unione, quindi insieme, invece di voler controllare la mia vita, voler andare per forza da una parte, fidarmi di più e accorgermi che quando lascio andare sto bene e quindi stando bene le cose sembra che vengano primano verso di te. E quando ho iniziato questo percorso, poi pian piano ho iniziato a condividerlo sui social, tutti questi miei pensieri, e un giorno un ragazzo di Isha mi ha scritto, lui seguiva la parte europea, PR, e mi aveva detto se volevo andare a un evento di Sadhguru. Sono stato all'evento, mi è piaciuto molto, io avevo già fatto il corso ingegneria interiore, bellissimo, e poi avevo fatto un evento per il suolo, perché Sadhguru fa anche eventi sull'ambiente, eccetera, ed ero andato all'UNESCO partecipando per un evento al suolo. E basta, da lì poi ho continuato col mio yoga, ho imparato Hatha Yoga, varie cose, tutti i giorni. A un certo punto io ho detto 2025 voglio tornare in Giappone, 2024 mi è piaciuto tantissimo il Giappone, perché andare a Los Angeles o in un posto dove non mi piace o voglio andare in un posto dove mi piace, perché secondo me ne vale la pena spendere per andare a visitare un posto che mi è piaciuto e provare a vivere là, dato che non ho mai vissuto in questo modo, voglio provare a andare in un posto che mi piace. Quindi sicuramente nella mia vita voglio andare a Tokyo almeno una volta per provare a vivere per più tempo e non solo come viaggio di vacanza come ho già fatto, e quindi ci vado subito, perché no? E quindi avevo prenotato per il 2025, imparando giapponese quest'anno, tutto l'anno, eccetera, ed ero pronto per partire a febbraio, marzo. Poi mi è arrivato il messaggio da sto ragazzo e mi dice: Marco, guarda che noi con altri content creator, se vuoi, andiamo all'ashram di Sadhguru, la zona, quello ufficiale, il posto ufficiale dove si fanno quelle cose lì, da dove è nato tutto, lo yoga classico, la vera spiritualità classica indiana. Andiamo lì e stiamo lì una settimana o due per fare ingegneria interiore, il corso. Vuoi unirti? E ho detto, cavoli, fatalità proprio a marzo, che io vado via a febbraio. E poi ho detto, sai cosa? Ma alla fine posso posticipare quando mi ricapita un'occasione così. E quindi ho detto, però io ingegneria l'ho già fatto. E lui mi ha detto, però secondo me saresti pronto per fare i 2 corsi avanzati. Praticamente c'è ingegneria interiore, c'è tutto Hatha Yoga, ma dopo che hai fatto ingegneria interiore e qualche Hatha Yoga, se vuoi, io ho già fatto Angamardana e Bhuta Shuddhi, 2 cose molto particolari, puoi fare dei corsi avanzati che sono Bhava Spandana, Shunya, e poi, se hai fatto questi 2, quello finale che è Samyama. Samyama serve Sadhguru in persona per farlo. E siccome non si sa ancora per quanto sarà operativo, perché comunque insomma la sua età ce l'ha e non so per quanto voglia continuare a fare questo lavoro, tra virgolette, che non è un vero e proprio lavoro ma essere utile, o anche magari a livello funzionale se può farlo, ecco, è arrivato l'occasione per me, è il primo anno in cui veramente mi sento libero di farlo ed è il momento giusto, è arrivato il destino, aspettavo da questo momento da tanto, sono corsi che si riempiono subito, appena li apri li riempiono subito e quindi l'occasione che qualcuno mi invita e posso andare a farli, mi trovano il posto e sono invitato, lo faccio. Mentre gli altri creator fanno il loro ingegneria interiore, io faccio un corso, poi sto con loro e poi faccio l'altro corso e poi torno. E dopo una settimana parto per il Giappone. Quindi ho posticipato tutto e parto un po'
po' più tardi. E quindi niente, questo è quello che farò. E quindi niente ragazzi, mi devo preparare, sto preparando tutto, il passaporto è in rinnovo, quindi è un disastro, sono andato in questura e non si sa se mi arriva, e c'è tutto un casino, prenotare l'appartamento per il Giappone è stato un disastro perché anche lì periodo in cui vanno tutti in Giappone, lo yen costa poco e quindi io vado per 3 mesi in Giappone e quindi è una via di mezzo in cui non è né turistico ma neanche uno che sta lì long term e quindi sono appartamenti che la gente prende subito e costano quasi quanto quello da turista. Per fortuna sono riuscito a farmi fare un bello sconto per una collaborazione e quindi in qualche modo abbiamo trovato una zona carina, zona Otsuka. Comunque il vlog del Giappone ve lo racconterò, ma è stato veramente difficile trovare l'appartamento, ho lottato con 2 o 3 per averlo e alla fine mi hanno rubato 3 appartamenti che volevo e li hanno presi prima di me, e quindi ho preso un altro che non è il migliore, ma è quello che c'è. E quindi adesso mi sto preparando per l'India. Cercherò, non so quanto riuscirò a vloggare là, ma cercherò di mostrarvi, portarvi la mia esperienza. Sicuramente tornerò diverso. Ci sarà un problema anche con le verdure. Chi mi conosce da tanto io sa che ho un problema con le verdure che ho risolto pian piano e sto cercando sempre più di risolvere. E là si mangia solo vegetariano, quindi un po' la paura anche di tutto quel lavoro che ho fatto adesso sul fisico, di andarlo a perdere. Devo cercare un mantenimento, devo cercare di mangiare tutto o comunque il più possibile per non perdere la massa magra, dedicarmi a quello. Poi insomma sto preparando tutti i contenuti per quando sarò là perché non potrò postare tutti quei contenuti, quindi sarà un bel detox, non potrò usare anche il telefono per un bel po', insomma sarà una bella esperienza completamente fuori dalla mia comfort zone, ma alla fine sono contento. E quando torno, dopo una settimana, parto per il Giappone, quindi quest'anno è veramente un anno incredibile per i cambiamenti della mia vita. E col lavoro non sta andando benissimo, i social sto testando ancora, però alla fine sono molto rilassato, sono molto in pace perché so che in qualche modo se mi concentro su cui ora sto, cioè tutto va bene. Quindi ecco qua ragazzi, questo è un po' un aggiornamento. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi racconterò tutto, vado a fare Bava Spandana e Shunya Intensive e basta, queste sono un po' le cose, vi racconterò poi com'è andata. Grazie ragazzi, per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram, ci vediamo al prossimo video.